Salve a tutti, sono Michele Gialdroni, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. Sono qui con Laura Vincenti, la direttrice di Investec Cape Town Art Fair. È un ospite molto rilevante qui per noi, per l'arte contemporanea, italiana e internazionale qui in Sudafrica. E l'abbiamo invitata a parlare con noi in occasione della giornata del contemporaneo che si svolge quest'anno per la 20ª volta, nella edizione di quest'anno, che è promossa come ogni anno da AMACI, l'Associazione dei Musei Italiani d'Arte Contemporanea, ed è realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quest'anno noi proviamo a parlare di arte contemporanea e anche di mercato dell'arte contemporanea. Benvenuta Laura. Una prima domanda: cos'è l'Investec Cape Town Art Fair? Grazie Michele per avermi invitato a questa conversazione informale. Dunque, l'Invest Cape Town Art Fair è una fiera organizzata dal gruppo Fiera Milano, che ha una società in Sudafrica dal 2012 che si chiama Fiera Milano Exhibitions Africa. È una fiera d'arte contemporanea internazionale, la fiera più grande di arte nel continente ed è l'unica fiera veramente internazionale nel continente. Questo è importante dirlo perché proprio in questo periodo che si parla molto di arte africana, però è sempre un'esposizione che si ha all'estero, quindi mostre, aste, fiere, sempre in territorio straniero. Invece la fiera di Cape Town è proprio portare il mondo nel continente. Questa è un po' la peculiarità di questa fiera. È una fiera che appunto è stata fondata nel 2012 grazie a una joint venture fra Fiera Milano e una società locale, e poi nel 2015 Fiera Milano ha preso tutte le quote, è diventata proprietario unico di questa fiera ed è iniziato appunto lo sviluppo in termini quantitativi e qualificativi della fiera. Io lavoro con la fiera dal 2015, quindi è la terza edizione, e il mio compito era proprio quello di internazionalizzare e rendere la fiera di Cape Town non una fiera locale, ma una fiera sul calendario delle fiere internazionali nel mondo. Credo, senza modestia, dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ormai è una fiera di riferimento del settore, abbiamo collezionisti e gallerie che vengono da tutto il mondo e quindi ormai, pur essendo ancora considerata una fiera giovane, è direi una fiera, come si dice, established. Benissimo. Infatti volevo chiederti anche quale percorso ti ha portato qui, in Sudafrica, quale percorso personale. Ma allora, io nasco come architetto, sono italiana, sono di Torino, mi sono laureata al Politecnico di Torino e a Oxford, e ho avuto un percorso inizialmente come architetto, ma sempre molto con uno sguardo verso l'arte, perché l'arte era la mia passione, quindi fin quasi dall'inizio della mia carriera io ho collaborato con artisti, musei, fiere, proprio per dare la mia expertise come architetto in ambito allestitivo. Poi la passione insomma, ho coltivato questa passione e ho continuato appunto a lavorare nel mondo dell'arte.
ho lavorato molto in Italia con molti artisti, ho la Fiera di Artissima di Torino e poi per motivi personali ho deciso di trasferirmi in Sudafrica, pensando che forse il mio contributo al mondo dell'arte fosse finito e quindi avevo un po' quest'idea di tornare a fare l'architetto, ho fatto vari progetti in Africa, ospedali, e poi qualcosa mi ha riportato al mondo dell'arte. Proprio molto casualmente ero in vacanza a Cape Town perché abitavo a Johannesburg e sono andata a vedere la fiera, appunto una fiera locale di arte, è tutto nato molto per caso. Mi hanno contattato, mi hanno chiesto se avevo piacere, quindi ho iniziato inizialmente come consulente e poi il magnetismo dell'arte mi ha riportato a lavorare full time nel mondo dell'arte e di qui è iniziata poi la mia avventura. Benissimo, benissimo. Beh, è una fortuna per noi. Allora, volevo chiederti un pochino quali pensi che possano essere i temi e le modalità dell'arte contemporanea in linea molto generale in Italia e in Sudafrica. Ci sono temi che interessano oggi nei due contesti oppure ci sono grosse differenze? E anche le modalità, diciamo, in cui vengono realizzate opere sono differenti o molto simili? Ma dunque, io innanzitutto non amo mai definire, utilizzare la parola arte africana perché non è arte africana, è arte dal continente africano. Noi non diciamo arte europea cioè è una connotazione un po' fuorviante, proprio perché l'arte contemporanea africana, esattamente come l'arte contemporanea italiana, francese o tedesca ehm, si avvalgono di commissioni e di sinergie ormai in un mondo in cui gli scambi culturali sono all'ordine del giorno, appunto l'arte fa parte appunto di questa cosa, per cui le tendenze o le tematiche che si affrontano in tema di arte in Italia sono poi alla fine abbastanza simili a quelle che si affrontano in Africa o in Sudafrica, pur con derivazioni diverse per culture diverse, ma i temi, ad esempio, un tema molto, molto in auge in questo momento è la sostenibilità, che viene affrontato in modi diversi, ma è un tema che unisce abbastanza tutto il mondo artistico al momento. Oppure temi un po' più storicizzati come il senso di appartenenza, la storicità, sono temi, il senso della vita, sono temi che da sempre vengono affrontati nel mondo dell'arte con specificità diverse. Ehm, Questa facilità che ormai vediamo da anni di comunicare attraverso appunto la tecnologia e la facilità nel viaggiare nel mondo ha reso ovviamente molto più facile questa sinergia fra culture diverse, queste commissioni fra linguaggi diversi, per cui direi che non è così scontato riconoscere la provenienza di un artista attraverso l'opera, nel senso che ormai è tutto molto. ehm, non amo usare la parola globalizzato perché non è così, perché poi alla fine c'è sempre un qualcosa che rimanda alla cultura e al background dell'artista, ma i media sono gli stessi. Quindi in questo senso io trovo molte affinità fra appunto l'arte contemporanea
in particolare in Sudafrica, ma anche nel resto dell'Africa, e le opere di arte contemporanea negli Stati Uniti o in Europa o in altre parti del mondo, nell'Asia. Poi, insomma, si parla sempre di arte africana, forse per comodità, ma l'Africa è composta da 54 paesi con culture molto differenti e con anche modalità di espressione e storie diverse, quindi è sempre bene puntualizzare appunto la provenienza dell'artista, dell'opera, della galleria. Certo. Laura, questo dal punto di vista, diciamo, della creazione, e dal punto di vista invece del mercato, Mm. degli acquirenti di arte, ci sono stati cambiamenti nel corso degli anni che hai potuto osservare? Qual è la situazione oggi? Ma dunque, devo dire che l'arte del continente africano ha avuto questo boom una decina d'anni fa, grazie anche a varie mostre e aste che si sono fatte nel mondo, e quindi per un po' di tempo è stato un po' il trend, no? Quindi i collezionisti andavano appunto a visitare fiere, mostre, aste, proprio perché c'era un po' questa spinta verso questo continente, verso un linguaggio magari un pochino diverso. ehm, e questo si è visto appunto, io l'ho notato proprio anche qui nella fiera di Cape Town, questa affluenza di collezionisti da tutto il mondo, molto, molto curiosi, molto attenti, molto interessati a quello che stava capitando nel continente e in particolare in Sudafrica. Fortunatamente non è stata una moda passeggera, ma si è consolidata, nel senso che tantissimi artisti africani sono diventati parte integrante delle collezioni nel mondo, e quindi si è consolidata questa, diciamo, abitudine a comprare arte dall'Africa. Che questo ovviamente è un segno molto positivo, perché le mode passano, mentre ovviamente se appunto il concetto o la tendenza rimane appunto, entrerà a far parte della storia dell'arte. E questo si è visto proprio in una ricerca che è stata fatta proprio qualche mese fa, una riflessione con dati alla mano, con statistiche alla mano, di cosa è successo nel mondo dell'arte in tutto il mondo dal 2016 al 2023, e mentre purtroppo nell'ultimo paio d'anni il mercato dell'arte ha sofferto abbastanza di ciò che avveniva nel mondo, appunto la situazione politica e le guerre, con un'inflessione del 18, circa 18,4% di vendite, quindi stiamo parlando di mercato. Per quanto riguarda invece l'arte del continente africano, si è avuto solo un'inflessione dell'8%, quindi questo sta a dimostrare che il mercato dell'arte sta reggendo molto bene, anche mh, se devo fare un paragone fra appunto ciò che succede qui e ciò che succede ad esempio in Europa. Benissimo. Una domanda anche sul tema di quest'anno, della giornata del contemporaneo. È un altro tema molto attuale. Prima tu avevi citato la sostenibilità. Il tema di quest'anno è l'accessibilità. Come pensi che possa essere considerato rilevante questo concetto nell'ambito dell'arte contemporanea e anche dell'arte che va in fiera? Beh, l'accessibilità è fondamentale perché bisogna un po' abbattere il cliché che l'arte contemporanea è
è un settore la cui fruizione è solo destinata a un'elite. E quindi il mio lavoro con la fiera è proprio questo, è uno dei principali lavori, quello di rendere accessibile e fruibile ciò che noi mettiamo in mostra a un pubblico magari di non professionisti. E quindi attraverso variazioni proprio avvicinare in modo direi naturale un pubblico più vasto al mondo dell'arte. Questo noi lo facciamo con un educational program abbastanza ricco, aperto a tutti e gratuito in fiera, e sono appunto questi walkabout con dei curatori, la possibilità di entrare in contatto senza essere intimoriti appunto da questi white boxes che sono gli stand, quindi poter parlare con l'artista, col gallerista, in un contesto molto più rilassato che non magari quello di un museo o una galleria. Facciamo anche molte azioni con i bambini in fiera, proprio di education, e anche al di fuori della fiera. Abbiamo proprio lanciato in quest'ultima edizione del 24 un progetto in città, proprio per far avvicinare la popolazione a quello appunto che stavamo facendo, all'arte. Questo progetto in città prevedeva degli spazi pop-up di gallerie che andavano a interagire con la comunità del quartiere, ehm, appunto con dei workshop, con dei walkabout. Questo è stato, devo dire, molto interessante perché appunto ha aperto una finestra su un mondo diverso in cui appunto l'accessibilità era garantita a un pubblico maggiore, che si è visto anche poi nei numeri. Benissimo, Laura. E un'ultima domanda sul futuro, l'ultima domanda spesso è sul futuro. Quindi progetti, come vedi il futuro della fiera e del mercato dell'arte contemporanea? Ma io tengo molto a questa fiera e penso che a differenza di molte altre fiere nel mondo che hanno un'anima estremamente commerciale, e anzi direi esclusivamente commerciale, questa fiera invece abbia delle responsabilità anche culturali. E quindi proprio perché si trova in un contesto in cui l'offerta non è così elevata come magari in Europa, io trovo che abbia una responsabilità proprio nei confronti dello scambio culturale, del confronto, è una piattaforma alla fine in cui si dà la possibilità a diversi professionisti e non solo di avere uno scambio culturale importante e non da meno un valore educativo molto grande, soprattutto su quella fascia di bambini e adolescenti che si affacciano per la prima volta al mondo dell'arte. Quindi io per il futuro della fiera vorrei avere sempre più opportunità di sviluppare questo lato, quindi di farla diventare proprio uno strumento di crescita sociale e culturale per la popolazione, in particolare di Cape Town, ma ovviamente del Sudafrica. Benissimo, grazie Laura, è veramente un Prego. approccio che condividiamo pienamente, questo senso di responsabilità nei confronti della società in cui si opera e questa voglia di valorizzare anche dal punto di vista dell'Istituto Italiano di Cultura e il nostro patrimonio, la nostra creatività in un continuo dialogo che cerca anche di valorizzare e di incentivare tutte le forme di produzione culturale che troviamo nella società nella quale operiamo. Grazie mille, Laura. Prego. Grazie a te, Michele.